Ciao a tutti e bentornati oppure benvenuti sul mio canale. Ecco a voi alcuni giorni di vita quotidiana. Buongiorno, è ora di pranzo, quindi sto per prepararmi il pranzo e mi dispiace per la poca luce che c'è, ma è proprio buio anche fuori, il cielo è coperto e quindi ho dovuto anche accendere la luce dentro casa, cosa che non mi piace fare di giorno, ma... La mia idea per il pranzo è un'insalata di agretti. Allora, mia madre mi ha portato questi agretti dal mercato che devo assolutamente preparare perché altrimenti vanno a male. Quindi adesso li pulisco perché hanno ancora tutte le radici. Quindi li pulisco e poi li faccio bollire per 5-6 minuti e poi, come avete visto prima, sono passata anche al supermercato per prendere i gamberetti perché mi piace questo accostamento. L'ho mangiato una volta quando sono andata in una pescheria che di sera si trasformava in ristorante. Una delle portate era proprio gli agretti con i gamberetti e quindi adesso voglio ricreare una sorta di insalata così. I gamberetti e gli agretti sono lessati, perciò devo condirli. Li condirò con un po' di limone, olio e sale. Aggiungerò anche dei crostini. E niente, adesso mangio perché tra mezz'ora ho la prima chiamata del pomeriggio, quindi devo sbrigarmi. Sembra enorme questo volante. Probabilmente lo è, non lo so. No, penso sia un gioco di prospettiva. Comunque sono nel traffico del centro città di venerdì pomeriggio. Sto tornando a casa, sono stata dal mio commercialista, sempre molto divertente andare dal commercialista. E niente, finalmente e ufficialmente iniziato il fine settimana. Bene, non ho programmi. No, in realtà sì, devo andare ad una festa domani sera. Guardate che foglie di salvia giganti. Allora, sto preparando il condimento per i ravioli, burro e salvia. Invece qui in preparazione sono fettine di arista di maiale panate, semplici però buone, da mangiare per secondo insieme ai fagiolini conditi con un po' di olio, sale e limone. Allora, il condimento diciamo che è praticamente pronto perché il pollino al freddolone devo vedi che sia pronto, no? Io penso che sia buono perché è panna e ricotta. Guardate chi c'è! Angelina! Angelina è sempre stata qui! Saluta, saluta! Ciao! Ha smesso di piovere, il tempo si è rasserenato, il cielo si è aperto e è spuntato anche un po' di sole. Stamattina ci siamo svegliati con il sole, facevano 26 gradi, faceva veramente caldo. Poi a un certo punto, intorno alle 2 del pomeriggio, ha cominciato a fare fresco, diciamo, e ha cominciato a piovere a dirotto. Diciamo che ha fatto le cosiddette bombe d'acqua oggi, un po' problematico. In città a Roma perché si allagano le strade. In altre zone d'Italia invece ha fatto danni molto ingenti questa pioggia continua e più che altro tantissima pioggia in pochissimo tempo.
e non so se avete visto che cosa sta succedendo adesso in Emilia-Romagna, è un bel problema e speriamo che la regione si rimetta in sesto il prima possibile. Buonasera, prima di accendere la TV vorrei prepararmi una tisana. Ho preso l'abitudine di bere una tisana la sera. Devo scegliere tra depurativa, dopo pasto, cioè digestiva, oppure questa per il benessere vascolare e per il drenaggio dei liquidi corporei. Faccio questa. Questa è una delle mie tazze preferite, l'ho comprata a Capri. Allora, domani inizia una nuova settimana. Sono contenta, ma allo stesso tempo sento quella malinconia della domenica sera. Allora, stasera vorrei vedere un film e mi incuriosisce questo film qui, che si intitola Settembre. Mi incuriosisce perché avevo visto già dei trailer su internet, su YouTube, e poi ho seguito la premiazione dei David di Donatello, che sono i premi del cinema italiano, e questo film ne ha vinti due, uno per miglior regista esordiente e l'altro per la migliore attrice protagonista, perciò stasera lo guarderò. Io mi guardo il film adesso e noi ci vediamo nei prossimi giorni, perché vi devo far sapere com'è il film, se mi è piaciuto. Farò una piccola recensione probabilmente domani, con calma. Buongiorno. Ho appena parcheggiato e adesso sto andando a fare colazione con il mio amico Luca. Oggi fa caldissimo, fa veramente caldo. Oggi sono abbastanza libera, quindi posso prendermela anche un po' più comoda del solito. Quindi adesso faccio colazione, poi torno a casa, poi oggi pomeriggio ho un appuntamento con la psicologa, poi dovrò anche andare a fare la spesa. Fare un saluto? Volentieri. Ciao, bentrovati a tutti e a tutti. Sono le 4:15. Avevo intenzione di andare al supermercato a fare la spesa perché devo fare la spesa, ma è cominciato a piovere e in questo momento sta anche grandinando, quindi forse aspetto che spiova un pochino. Non accenna a smettere, perciò mi sono detta: è inutile che aspetti, Lucrezia, ti conviene uscire ora. Mi sono appena ricordata che devo recensire il film che ho visto qualche giorno fa, quello che si intitola Settembre. Darei 3 stelle e mezzo su 5. L'ho trovato un po' lento, specialmente all'inizio, quando c'è tutta la presentazione dei personaggi. Però poi, diciamo, man mano che la storia prende forma e, diciamo, si comincia ad inquadrare i personaggi, si ha tutto ben chiaro e la storia scorre un po' più velocemente. La storia è ambientata a Roma e infatti i personaggi parlano in romano, quindi potrebbe essere un po' difficile capirli perché non scandiscono bene tutte le parole, ma si mangiano un po' alcune lettere e poi usano alcune parole specifiche del dialetto romano. La protagonista della storia è... oddio, non mi ricordo come si chiama. Vabbè, la protagonista della storia è una donna che si rende conto di essere stanca della sua vita, è stanca del marito che non le dà attenzioni, è stanca della routine quotidiana e praticamente si scopre innamorata della sua migliore amica. Tutti gli altri personaggi di cui si racconta la storia praticamente sono persone che ruotano intorno alla protagonista. Non voglio svelarvi altro nel caso vogliate vederlo. È un film carino tutto sommato. Questa è la recensione più brutta che sia mai stata fatta. È che non riesco a pensare in questo momento, però volevo dirvi che cosa penso del film perché altrimenti mi dimentico. Comunque,
ho dato 3 stelle e mezzo su 5, non è un voto pessimo, no? Ho scoperto di recente che nell'universo di YouTube Italia i video in cui le persone fanno vedere quello che hanno comprato al supermercato si chiamano svuota la spesa. È una costruzione sintatticamente sbagliata perché si dovrebbe dire svuota le buste della spesa, però sorvoliamo su questo dettaglio. Quindi vi faccio vedere brevemente che cosa ho comprato al supermercato. Mi devo sbrigare perché ho comprato dei surgelati che devo mettere nel congelatore. Ho preso degli asparagi, della zucca a cubetti, dei piselli, filetti di merluzzo alla mugnaia, merluzzo gratinato con patate e rosmarino, hamburger di salmone, verdure grigliate, hamburger di pollo, fesa di tacchino, arista a fette, bulguro e quinoa. Questa è utilissima per fare il pranzo quando uno non ha tempo di cucinare. Parmigiano reggiano, le uova. Mi sono concessa un pacchetto di patatine, latte di avena, la robbiola e un pacco di rigatoni. Grazie per essere arrivati alla fine di questo vlog, grazie mille per averlo guardato. Come avete visto è stato un vlog estremamente semplice. Sono giorni di vita quotidiana, quindi la settimana passata non ho fatto granché, a parte appunto lavorare al computer e le cose che avete visto. Però insomma, spero abbiate imparato parole nuove ed espressioni nuove. Anzi, fatemi sapere quali parole ed espressioni nuove avete imparato da questo vlog. Sono molto curiosa di leggere i vostri commenti. Se avete voglia di guardare altri vlog, qui c'è la playlist di tutti i vlog che ho fatto fino ad ora. Grazie mille ancora e ci vediamo nel prossimo video. A presto, ciao!